Buongiorno! Amici del canale. L'hai detto tu oggi, brava! Allora, siamo a Catania, a casa di Laura, che ha demandato a sua sorella di fare le veci sue per questa bellissima trasmissione, perché ovviamente lei, essendo incinta, non poteva presenziare in persona. Però tutto il progetto è stato approvato, è stato fatto su misura per lei e il progetto di Magic Paint, che andrà nella sua camera da letto, è proprio studiato su tutto il resto, perché abbiamo creato una boiserie bellissima, dei toni molto rilassanti, molto calmi, e abbiamo addirittura cambiato i tessuti in questa casa, proponendo questa stoffa pazzesca che secondo me è diciamo ricamata su una base lilino. Sì. Confermi? Sei tu l'esperta dei tessuti? Confermo. Perfetto. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo allungato la superficie della finestra, che era un po' corta, e con la tenda corta avrebbe un po' mozzato la vista, creando con questa tenda un filtrante, delle luci molto più soft, e oltretutto allunga la parete. Non ci siamo voluti fermare qui, oggi vi proponiamo una cosa un pochettino più particolare, perché ci capita spesso di vedervi diciamo ad abbinare o alle carte da parati o alle tende o a certi riporti che già avete in casa dei mobili che poi non riescono mai a essere veramente centrati. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo estrapolato dalla stessa collezione una carta da parati in realtà, che è perfettamente combaciante con il tessuto, e andremo a riposizionarlo sulla superficie, non sul piano, perché lo voglio carteggiare e portare fuori il legno, ma sulle due antine molto carine sui laterali. Quindi, anche se la struttura vi sembrerà un po' più classica, con dei toni molto morbidi, la lavorazione di oggi sarà bella, importante, molto bella. fatta a mano. Vi daremo anche diverse opzioni per realizzarla. E lei? All'interno. All'interno. Quindi anche carta da parati, Sì. tessuti, Dipinto. carta da parati. Partiamo. Partiamo carteggiando il piano superiore. Preambolo, tanti mi dicono: ma perché carteggi? Che dici sempre che non si deve carteggiare. Carteggiamo solo perché ci piace tirar fuori il legno grezzo, se no ovviamente non serve. Anche su questo mobile, come sempre, è stato fatto bene ABA parecchie volte, e all'interno abbiamo fatto una vera lavorazione, ma di questo parliamo dopo. Quindi, levigatrice, io ho la mia ruota orbitale, mi raccomando, voi utilizzate una levigatrice, ma fate uno studio sulle carte necessarie per questa levigatrice, perché non tutte le carte sono adatte. Io parto con una 120, non con una carta 40, 60, 80 che graffierebbe troppo, e oltretutto io qua non ho un legno massello, ho un truciolato rivestito da un film, quindi mi raccomando, attenzione alle carte che usate. Collego la mia levigatrice, che aspira ovviamente la polvere, all'aspirapolvere, così non faccio un grammo di polvere. Tu hai già le spugnettine che sono stondate ai lati per andare bene 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 qua all'interno. Che lusso. Vai! Metto a 5, vedete? E si attacca così. Emma, vedi polvere? No, neanche un filo. Vai. Come vedete il piano è finito, ma i bordi iniziamo a farli con la spugnettina tonda. Guardate quanta polvere si deposita, e invece guardate nell'aria, avendo tutta la levigatrice, polvere non ce n'è. Quindi mi raccomando, fate attenzione a questi dettagli, non è da poco. Mi sono messa bella comodo in posizione, perché è fondamentale lavorare sempre comodi. Se voi lavorate comodi, vedete i difettini, riuscite a fare bene le gambette, le parti sottostanti. Se invece voi dovete sempre mettervi storti per riuscire ad arrivare a tutti i punti del mobile, qualche cavolata la facciamo. Come potete vedere qua davanti un sacco di barattoli. Questi saranno il mix perfetto per l'esterno. Lui sarà il nostro colore all'interno. Vogliamo dare un po' più di contemporaneità, quindi all'interno utilizzeremo una carta da parati bella vivace e un colore un pochettino più scuro e profondo.
Cosa faccio adesso? Creo un colore miscelando il dark sand e il vintage. Voglio dare un po' più di scurezza, se si può dire, a questo tono. Ricordatevi sempre che i barattoli, quando vengono appena aperti o anche se sono già stati aperti prima, devono sempre essere ben miscelati. Solo se girate bene i componenti diventano perfettamente miscelati e siamo al 100%. Metto un po' di dark sand nella mia ciotola, la metto abbastanza perché mi deve bastare per 2 mani su tutto il mobile. Come faccio, Elisa, a regolarmi se lo finisco? Pesi con la bilancia, quindi se hai messo 100 grammi di dark sand e 2 cucchiai di vintage, lo sai rifare esattamente uguale. Altrimenti puoi grammarmi sia il dark sand che il vintage, per esempio 100 grammi e 30 grammi, così lo rifai esattamente uguale. Una di quelle bilancine che si usa per cucinare, facile. Emma, aiutami a scegliere la tonalità perfetta, eh? Sì. Bon. Ancora. Bon. Un po' di vintage. Come sempre io giro con il pennello perché mi aiuta a miscelare bene il colore anche grattando sul fondo della tazza. Questo passaggio non è per niente banale. Chiaro che dovete fare attenzione a non sporcare tutto il pennello e a non sporcare la ghiera, perché sennò è un pasticcio. Vedete che ho leggermente scurito, ma non è freddo, è un tono molto piacevole perché ricordate sempre che il nostro vintage non è freddo. Che dici, Emma, ancora un po'? Sì, ne metterei ancora un po'. E voilà, secondo me ci siamo. Sì, sì, ci siamo. Ovviamente dovete miscelarlo al 100% perché altrimenti questa amarezzatura rimarrà. E noi invece vogliamo un colore bello, fluido, perfetto. Dove ho la rientranza vado col pennello a punta, nelle parti più lisce vado col pennello Elizabeth che mi lascia una bella pennellata. Non voglio oggi avere una pennellata troppo venata, troppo materica, perché per la tecnica che andremo a fare su questo mobile mi serve una texture un pochettino più fluida. Ora, carico il pennello, ricordate sempre che i pennelli hanno il serbatoio all'interno, bisogna sfruttarlo questo serbatoio e se li tenete dalla ghiera vi fate meno male al polso, faticate meno. Con lui nei bordi. Il pennello a punta da 2 o da 4, quindi più grande o più piccolo, è veramente fantastico, quindi sfruttateli perché sono eccezionali. E voilà! Vedete come con una sola passata vado all'interno delle modanature e non faccio nessun tipo di fatica, proprio zero fatica, ragazzi. Prima che asciughi, che quindi rimangano questi brutti solchi, subito col pennello Elizabeth, perché altrimenti poi questi solchi non li togli più. Anche qua, carica il serbatoio, liscia le setole, mantieni la pittura al cuore, al centro e dopodiché stendi la pittura lisciando. Qui non ho bisogno di fare pennellata incrociata perché ovviamente una superficie bella fluida, liscia e non incontro nessun tipo di ostacolo. Mi basta una pennellata così, liscia e vellutata. Questo fa la differenza, questa è una buona stesura piacevole. Non pensate che le stesure fatte a pennello vogliano dire che non si deve vedere la pennellata, non è così. Una bella pennellata è un vanto, è un pregio, ricordatevelo sempre. Si pensa che il pennello non si debba vedere, ma mica detto. Una bella pennellata fluida, una bella pennellata precisa è un vanto, guardate. Quando tu guardi un mobile fatto a mano e vedi una bella pennellata accurata è veramente stupendo. Quindi mi raccomando, il pennello giusto vi cambia totalmente il restyling. Ora continuo con il mio tono su tutto il mobiletto esterno, ovviamente darò 2 mani per completare il tutto. All'interno metterò qui e qui la carta. Dove non metto la carta coloro. Però prima nastro carta, perché? Perché il nastro carta mi aiuta ad avere una finitura, quindi so fin dove colorare e dove non colorare. Essere belli, precisi, puliti è un vanto, quindi mi raccomando non andate a fare pennellate brutte, sporche. Fin qua si colora col colore esterno e anche tutta la parte della cornice, mentre invece i laterali li andrò a colorare con la wallpaper blu.
Perché mettiamo la wall e non la paint dentro il mobile? E apro parentesi, perché hanno due nomi diversi? Magic Paint è una base chalk con tantissimi altri componenti fighissimi, studiata per aderire benissimo su tutte le superfici e soprattutto per l'esterno dei mobili. Si possono fare le piastrelle, le cucine, le porte, i tavoli, tutto quello che volete voi. Ovviamente una base super aggrappante va sigillata molto bene, dura anni, anni e anni. Fate in tempo a stufarvi della vostra cucina e dovete ricolorarla solo perché vi siete stufati. La wall invece ha una base resinosa, è studiata per colorare le pareti e voi mi direte, ma perché la metti dentro il mobile allora? Per due motivi. Uno, le parti che andrò a colorare in questo momento non hanno un'usura, perché comunque è all'interno del mobile. Lei ha già dentro la protezione e lei è profumata. All'interno dei mobili spessissimo è fondamentale utilizzare una pittura di questo tipo perché ci toglie via anche l'odore che ci può essere di mobili vecchi. Quindi con una mano già ho tolto un buon problema, con due mani avrò una superficie completamente colorata, protetta. Quindi pennello, ho usato un architetto perché vado bene negli angolini e ho comunque una superficie anche bella liscia. Io uso il barattolo grande semplicemente perché ce l'ho aperto, ma mi raccomando, per fare all'interno dei mobili comprate anche il 125 che basta. Guardate che bella la coprenza. Noi andremo a colorare tutto l'interno, a parte i punti in cui andremo poi a mettere la carta da parati. Seconda mano, carico sempre bene il mio pennello usando bene il serbatoio del pennello, accarezzo sempre le setole esterne e continuo. Ricordatevi che questo metodo è importante perché eviterà di far rovinare le setole del pennello e quindi avrete un pennello più bello che duri molto più tempo. Schiacciamo bene, andiamo bene in profondità e copriamo tutto. Il pennello tenendolo per la ghiera sarà molto più facile da utilizzare e da gestire. In questo modo farete meno fatica e coprirete meglio. E continuo. Pennellata incrociata che copre molto meglio. Schiacciando, mi raccomando, così siete più coprenti. Ricarico. Sempre pennellata orizzontale. Voilà, liscio. Tolgo le goccioline che ci possono essere e voilà. Mi raccomando, mai iniziare un altro lato fin quando questo non è finito. Continua. Ho già creato nel mio bicchieretto la colla da parati. Come si fa? Si miscela all'acqua la polverina. Come vedete è molto gelatinosa e ora inizio a stenderla sulla superficie. Questa colla è creata appositamente per attaccare tanti tipi di parato diverso, quindi parati più pesanti, parati in TNT, parati di carta. Io sono abituata a stenderla sulla superficie e il risultato è veramente impeccabile. Non la stendo solo sul fondo, che faccio adesso, ma la stendo su tutta la superficie che avrà poi la carta. Quindi anche il fondo. Io ho deciso di cambiare la carta, mi piace di più, la trovo più abbinabile sia al colore del mobile che allo stile che voglio rappresentare, quindi non vogliate, ma metterò lei. L'appoggio delicatamente alla superficie. Sappiate che questo è un parato, una carta da parati molto molto resistente, è vinilica, molto forte, quindi non ho assolutamente paura di rovinarla. La faccio aderire bene alla superficie e mi prendo già una spatola e un panno in microfibra. Schiaccio ma non troppo perché io voglio che comunque la colla venga completamente assorbita dalla carta che c'è sotto alla carta da parati. Quando arrivo agli angoli, se dovessi avere un piccolo inconveniente di questo tipo, dove la carta sovrappone leggermente, faccio questo. Taglio leggermente e la faccio aderire allo scalino. In questo modo sarà veramente precisa. Anche qua. Aderisce perfettamente e anche qua. E voilà. Quindi
togliamo eventuali bolle di aria che si sono formate, ma non schiacciamo troppo perché la carta deve assorbire completamente la colla e ci potrebbe volere qualche istante in più. L'importante è togliere via le bolle di aria, così riesce ad aderire al 100%. E voilà. Ora continuo e lo faccio sugli altri ripiani. Se volete pulire eventuali rigoli di colla, fatelo con un pannettino umido. Non vi preoccupate perché questa colla è studiata per non macchiare, quindi potete togliere via gli eccessi anche per esempio sui lati dove c'è la pittura, così. Il nostro mobile è colorato, ha 2 mani, è perfettamente rifinito anche all'interno. Siamo stati bravissimi a fare prima il dentro. Sì. Bellissimo. E ora andiamo a ricreare la vera tecnica che sarà protagonista su questo mobile. Qua davanti abbiamo delle fotocopie, come potete vedere. E abbiamo anche diverse, alternative per trasporre questo disegno sulla superficie. Cosa hai in mano? Un gesso, Sì. una mina. Minona, una mina di grafite. Sì, praticamente una matita senza la parte in legno. Cosa si può fare se non avete la carta che noi stiamo per utilizzare? Potete Girare il foglio e andare o a colorare tutta la superficie con la mina, anche magari coricandola. sì, oppure, in questo caso è più scuro, con un gesso bianco. In alternativa, se avete una superficie bianca, usate un gesso colorato. Girando poi il foglio e andando a posizionare, si va con una matita o con una penna a riportare tutti gli angolini del disegno e ovviamente il nostro disegno sarà sulla superficie. Sì. Ovviamente non è finita così, bisogna poi andare a ritoccare e dipingere e questo lo vedremo tra un po'. Noi oggi non usiamo questo, ma usiamo un'altra cosa. Questo è un foglio di carta graffite. Non scambiatelo con la carta carbone. La carta carbone macchia un po' di più perché sbriciola e quindi può essere che su dei mobili molto chiari poi vi ritrovate tutto il carbone in giro, mentre invece la carta graffite forse costa anche un pelino di più, però è molto più pulita, molto più precisa e non macchia come la carta carbone. Praticamente è un foglio già colorato con la matita. Bravissimo. Quindi noi ora abbiamo già questi 2 disegni che come vedete sono differenti, ma vanno anche a riposizionarsi perfettamente. Quindi cosa facciamo? Togliamone un attimo uno, mettiamo il nostro foglio, lo blocchiamo qua, anche qua per favore così non mi scivola. E ora prendiamo la nostra fotocopia e gliela mettiamo sopra, così, centrando il disegno come vogliamo. Andiamo un po' più in su perché qua bisogna arrivare al bordino. Fermiamo anche il nostro foglio, fermiamolo anche qua, così non si muove. Ora prendiamo una penna e iniziamo da un lato e finiamo all'altro. Se potete non saltate da un pezzo all'altro del disegno, ma cercate di essere continuativi, toccando anche sotto e controllando che state andando tutti quanti nel momento giusto, nel posto giusto, in questo modo qua. Seguo il disegno. Vediamo com'è venuto. Perfetto, abbiamo già delimitato il disegno per iniziare poi dopo andare a dipingere a mano. Perfetto. Continuo e faccio la stessa cosa sull'altra antina e poi anche sui laterali. Come potete vedere qua c'è un altro foglio, non quello di prima, con i colori finali che dovrà avere il nostro disegno tra un po'. Quando avremo fatto prima tutta la base con un colore di fondo e poi aver dato delle luminosità utilizzando le ombre molto acquerellate. Ho preso un pennello a punta, esattamente punta 10, colore puro, qui ho cotton, e vado a passare il pennello dove prima ho passato la carta graffite con la matita. Devo cercare di essere abbastanza precisa e poi devo andare anche a riempire. Non mi preoccupo ovviamente se tolgo alcuni punti perché tanto poi avrò il mio disegno che mi fa da schema per continuare. Quindi ora qua riempio. Ovviamente in alcuni punti vedrò il tratto sotto e andrò poi a lavorarlo in un secondo momento. Continuo ovviamente su tutto il piano e poi anche su tutti i laterali.
facendo? Sto prendendo un po' di colore di fondo diluito con tantissima acqua e sto facendo le prime ombre. Perché? Perché mi voglio avvicinare ad avere un effetto tipo questo. Quindi lavorerò con un tono di fondo che ho annacquato tantissimo, lo potete vedere qua. Ho messo un cucchiaino del colore di base e ci ho messo 3 pipette di quest'acqua. In questo modo ho ottenuto questo colore molto molto liquido e ora vado a creare le prime ombre. Come? Copiando il disegno, è veramente facile. Dovete avvicinarvi alla texture iniziale, alla texture del disegno, ma vi assicuro che è facile, non abbiate paura nel provare e soprattutto fate attenzione perché quando poi asciuga cambia. Quindi mi raccomando, fate tentativi. Vado a mettere un cordoncino di passamaneria per rifinire la carta da parati. Applico un po' di colla caldo nell'angolo e poi metto il mio cordoncino. Questo trucco potete utilizzarlo soprattutto quando avete magari mobili un po' storti e la carta non rimane troppo precisa. In questo modo andiamo a rifinire perfettamente anche gli angoletti che non sono venuti troppo precisi. In questo caso è più che altro una questione estetica. Continuo su tutto il piano. È venuto veramente bene. Molto. Tutti quelli che passano qua dicono che sembra una carta da parati. Moderna. Sì. Proteggiamo il piano superiore con marron glacé per 2 motivi. Voglio scurire un pochettino questo piano e voglio togliere questa leggera sfumatura un pochino rossiccia, perché è una tendenza leggermente rossiccia. Lo faccio con marron glacé, versione satinata. Lo devo ancora diluire, quindi ne metto un pochino in una tazza, in un contenitore. Io l'ho già girato molto bene, mi raccomando anche voi. Quando aprite questo protettivo dovete girarlo benissimo perché la parte pigmentata crolla. E ora lo diluisco. Abbastanza perché voglio che comunque il legno lo beva. Rimarrà comunque molto tonalizzato e protetto, però se è leggermente più liquido il legno lo assorbe meglio. Controllate tranquillamente la fluidità così, ne metto ancora un goccino, poco per volta. Giro sempre col pennello così lo faccio bene anche sul fondo del barattolo. Lo faccio con pennello Elizabeth così rimane bello vellutato la stesura ed è perfetto, guardate come cola. Una crema liquida. Fondamentale, ricordatevi sempre, seguire la vena del legno, quindi così. È fondamentale col marron glacé, mi raccomando, stendere in modo molto sottile, non fate accumuli di colore, che sì è un protettivo ma è un protettivo colorato, tinto, quindi se lasciamo accumuli si vedono striature, pennellate brutte, quindi mi raccomando non andate a fare accumuli. Ora io ho steso e ora ovviamente aiuto sia l'assorbenza che la fluidità in questo modo. Vedete che diventa perfetto perché nel frattempo il legno sta anche assorbendo. Io col pennello aiuto il legno a assorbire, aiuto le tonalità, i pigmenti a miscelarsi bene la superficie e diventa perfetto. Lo faccio anche qua e continuo e finisco. L'ultimo pezzo e poi ritocco tutto. Importantissimo fare bene tutte le finiture, soprattutto il bordo, mi raccomando. Come vedete nel frattempo si è un po' assorbito perché il legno ha bevuto e si è un po' assorbito perché comunque qua dentro fa caldo e si assorbe in fretta. Quindi rifaccio la mia stesura bella vellutata in modo che non ci siano brutte sfregature del pennello controvena, in modo che si assorba bene anche tutto, anche perché io ho preso la versione satinata e quindi non voglio brutte sfumature del pennello. E il consiglio fondamentale che vi do e che vi consiglio di rispettare è di non forzare l'asciugatura di marron glacé con il phon, lasciate che si assorba da solo, perché in questo modo il legno ha proprio il tempo di assorbire e di
perfezionarsi. Rifiniamo il bordo in modo che non ci siano sbavature, colature, dappertutto. Anche da questo lato riportiamo la vena in orizzontale seguendo il legno sottostante. E voilà, bello, perfetto, protetto. Se volessi scurire ancora un po', posso assolutamente dare una seconda mano di marron glacé. Posso anche miscelare il marron glacé al protettivo normale, quindi una domanda che mi fate spessissimo: Elisa, ma io posso miscelare il protettivo lucido e il protettivo marron glacé satinato? Potete fare tutti gli intrugli che volete. Ovviamente se mettete il protettivo normale alleggerite, perché i pigmenti si diluiscono. Spesso vi dico sì, diluitelo magari col protettivo trasparente, non con l'acqua, perché in questo modo sarà ancora più protettivo e sarà più leggero, quindi questa è una bella alternativa. Potete anche dare una mano di marron glacé per tingere e tonalizzare leggermente, poi dare, se volete aiutare ancora di più la protezione, una seconda mano di protettivo normale. Ok, quindi tutti questi mix sono compatibili. Ricordate sempre che il marron glacé è un protettivo semplicemente tinto. Continuo. Stendiamo una bella mano di protettivo opaco dappertutto. Ho scelto il protettivo opaco così potrà stare veramente in qualsiasi ambiente senza ansie, e il protettivo opaco non si vedrà. Il disegno sarà perfettamente naturale. Secondo me Laura sarà contentissima. Anche secondo me. Mi piacerà. Starà bene nella sua stanza, sicuramente il suo tono leggermente più forte rispetto a tutto il resto del restyling che abbiamo fatto spiccherà ancora di più, però coi toni tenui. Sono anche molto contenta del fatto che sia simile alla tenda, ma non completamente uguale, perché devono avvicinarsi ma non copiarsi. Anche perché la tenda è una cosa e questa è un'altra. Senti, ma adesso metteremo tutto un bel carosello di foto, perché secondo me questa tecnica li ispirerà e soprattutto proveranno, perché è veramente molto facile. Abbiamo lavorato solamente su toni chiari, come vedete non è un vero e proprio dipinto, ma veramente molto facile da rappresentare. E cos'è che bisogna ricordare adesso? Dove vedranno tutta la puntata che ospiterà questo bellissimo mobile. Dove? Lo potranno vedere la domenica in tarda mattinata sulla 7, oppure in replica sempre sulla 7 in seconda serata, durante la settimana. Esatto. Oppure sulla 7.it quando e come vogliono in streaming. Senza registrazione, quindi veramente non avete scuse. Ma dov'è che trovano tutti i prodotti che abbiamo fatto vedere in questo tutorial? Sul sito magicpaint.it oppure dai rivenditori autorizzati che trovano sempre sul sito magicpaint.it nella sezione rivenditori suddivisi per regioni, oppure c'è una bella cartina, scrivete nel cerca il vostro paese e trovate il rivenditore attorno a voi. Attorno a voi, quello più simpatico, quello che volete. Dov'è che non devono andare per trovare Magic Paint? Su Amazon. Grazie. Adesso vi salutiamo e niente, speriamo che piaccia. Sì. Ciao! Ciao!